Che lo smartphone sia diventato ormai da alcuni anni una presenza costante nella vita di tutti noi è un dato di fatto. Con questo piccolo oggetto, che è sempre a fianco a noi giorno e notte, facciamo ormai di tutto. Siamo passati dalle chiamate alle videochiamate, dal mandare un SMS all'inviare una mail, senza contare l'infinità di app che ci permettono di fare qualsiasi cosa, persino gestire la propria casa attraverso sistemi avanzati di domotica. Ma c'è una funzione sul telefonino a cui nessuno vorrebbe proprio rinunciare, cioè la fotografia. E allora vediamo pregi e difetti del nostro amico smartphone in Street Photography e lo scopriamo in questo video. Il 2008 è stato un vero e proprio anno chiave per la storia della fotografia. A partire da quell'anno le vendite dei telefonini con fotocamera hanno superato quello delle macchine fotografiche e se molti storcono il naso a questa notizia, sappiate che anche molti fotografi riconosciuti a livello internazionale utilizzano già da tempo questo piccolo strumento per realizzare le loro foto. Gli esempi sono tantissimi. Christopher Brown, fotografo magnum, utilizza quasi esclusivamente le fotocamere del telefono per realizzare i suoi scatti. Ben Lowe anni fa uscì sulla copertina del Time con una sua foto realizzata con iPhone. Stephen Alvarez, fotografo del National Geographic, realizzò un reportage del Grand Canyon americano utilizzando un Nokia Lumia 1020. E potrei proseguire ancora con tantissimi esempi. Ma quali sono i vantaggi e gli svantaggi nell'utilizzare lo smartphone per realizzare degli scatti di street photography? Il vantaggio principale è la discrezione. Sapete tutti che per fare street photography dare troppo nell'occhio può penalizzarvi perché la spontaneità dei vostri soggetti può venir meno se vi vedono gironzolare con grosse macchine fotografiche al collo. Ora, se vi trovate in giro a Venezia o in una qualsiasi città d'arte, probabilmente passerete inosservati dal momento che c'è una forte presenza di turisti con macchine fotografiche al seguito. Ma se vi trovate in piccoli paesi o in città poco turistiche, c'è un'alta probabilità che vi guardino con sospetto. Henri Cartier-Bresson, quando si trovava in piccoli paesini, passeggiava per qualche giorno per le vie con la macchina fotografica appesa al collo senza scattare nemmeno una foto per abituare gli abitanti alla sua presenza e poi solo dopo cominciava il suo lavoro di fotografo. Proprio in queste situazioni lo smartphone potrebbe fare al caso vostro per realizzare i vostri scatti col massimo della discrezione. Desterebbe mai sospetti uno che gira col telefono in mano? Non credo proprio. Quello che invece è uno svantaggio degli smartphone è la qualità dell'immagine. Per quanto possano essere di ottima qualità, essi non si avvicinano nemmeno lontanamente alla qualità di una reflex professionale full frame. Non è solo una questione di megapixel, anche perché quelli di ultima generazione hanno caratteristiche davvero elevate da questo punto di vista. Quello a cui mi riferisco è il formato dell'immagine, dal momento che possiamo ottenere un formato JPEG meno flessibile a modifiche in post-produzione rispetto al formato RAW disponibile in tutte le fotocamere. Questo per molti non potrebbe essere un problema, ma per altri lo è, soprattutto se fanno fotografia a livello professionale. Quello che invece è un vantaggio è l'immediatezza. In pochi minuti possiamo scattare una foto, post-produrla con una infinità di app e lanciarla sul web. Provate a pensare a chi lavora come fotoreporter per agenzie di stampa, dove chi arriva prima alla notizia acquisisce maggiore prestigio e importanza. Di certo ogni minuto è prezioso e in questi casi lo smartphone facilita senza dubbio la vita e moltissimi professionisti lo utilizzano nel loro lavoro. Ma anche per tutti i comuni mortali la possibilità di eseguire tutte queste operazioni con un unico strumento e in poco tempo è un beneficio non da poco. Ma il maggiore svantaggio che hanno gli smartphone e che non li porta assolutamente a termini di paragone con le fotocamere sono le lenti. La qualità costruttiva delle lenti di una macchina fotografica non è avvicinabile a quella del telefono. La possibilità di sostituire con focali diverse a seconda delle circostanze, la possibilità di gestire l'apertura del diaframma e ottenere effetti incredibili fanno vincere a mani basse
le care vecchie Rolleiflex. Sullo smartphone abbiamo a disposizione un solo tipo di lente e con un'apertura di diaframma praticamente fissa, una bella limitazione alla creatività ricercata in fotografia. Sono certamente un vantaggio i costi. Tutti abbiamo uno smartphone e quindi a tutti viene data la possibilità di fotografare. Quindi possiamo dire che rispetto alla fotografia è uno strumento molto democratico. Fino a pochi anni fa non tutti potevano permettersi una macchina fotografica e quindi non tutti potevano avvicinarsi al mondo della fotografia. Con l'avvento della fotocamera integrata in un telefono, complici anche prezzi molto accessibili, viene data l'opportunità a tutti di avere nelle mani uno strumento in grado di fotografare e permettere quindi a tutti di avvicinarsi al mondo della fotografia. Infine, un altro vantaggio che possiamo attribuire agli smartphone sono gli accessori. Già da tempo alcuni grandi marchi della fotografia hanno capito le potenzialità e il mercato di questi prodotti e stanno investendo tanto sulle lenti, ma ci sono tantissime altre aziende che stanno investendo su accessori da utilizzare sugli smartphone per migliorare l'esperienza foto e video attraverso il telefonino. Abbiamo visto la comparsa sul mercato di gimbal, treppiedi e persino filtri proprio come per le classiche reflex. Ad esempio, Sandmark ha creato filtri ibridi di alta qualità in grado di migliorare la sovraesposizione e l'alta gamma dinamica. Essendo ibridi, combinano la potenza di due filtri comunemente usati, di cui un filtro polarizzatore che riduce bagliori e riflessi rendendo cieli più limpidi e specchi d'acqua più trasparenti e offrendo anche una spinta di colore, e un filtro a densità neutra che offre maggiore flessibilità con i tempi di posa, offrendo un maggiore controllo su esposizione e luce. In street photography avere a disposizione questi strumenti è un grande vantaggio perché ci permettono di eliminare riflessi indesiderati, come ad esempio quelli delle vetrine quando non vengono ricercati ad esempio. Inoltre ci consentono di intervenire il meno possibile sulla foto poiché bilanciano già la sovraesposizione ed i colori. Con questo video ho cercato di fare un bilancio tra gli aspetti positivi e quelli negativi dell'utilizzo dello smartphone in fotografia. Lascio a voi ogni considerazione, ma voglio ricordarvi che non importa il mezzo con cui scattate una foto, perché prima del mezzo ci vuole l'idea e l'occhio. E sono pienamente d'accordo con chi una volta disse che il fotografo dilettante si preoccupa di avere l'attrezzatura giusta, il professionista si preoccupa dei soldi e il maestro si preoccupa della luce. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e condividilo. Se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, ma ricordati anche di seguirci su Facebook e Instagram.